Prestissimo di mattina, 9:30, pronti per partire. Però fuori ci sono 7 gradi, quindi volevamo aspettare un po' prima di... Guardate qui. Adesso c'è il sole però, è incredibile. Adesso partiamo. Basta. Da Monasterio. Siamo all'Hostal del Pilar a Monasterio e dovrebbe essere il punto più alto della Sierra. Da oggi si dovrebbe scendere verso Merida e poi si risalirà ovviamente. Abbiamo mangiato là, dormito qui, credo che sia lo stesso proprietario, siamo stati bene e abbiamo preso tanto freddo ieri come avete visto. Adesso vediamo un po' di andare avanti. Questa è la strada che si incontra appena lasciato Monasterio. Buenos días, señora. Buenos días. Gracias. Molto bello, ma fa tanto freddo. Veramente tanto freddo. Ho i pantaloni corti. Perché in Andalusia fa caldo. Ah, dimenticavo, qua non siamo più in Andalusia, siamo in Extremadura, Dopo il Real de Jara si entra in Extremadura. Noi non abbiamo visto il cartello, come non abbiamo visto il cartello dei 1000 km a Santiago. Pazienza, dovremo rifarlo. Questo paese è un giardino. Sbagliato strada, siamo andati giù da questa strada qua, mentre lì a questo ponticello bisogna prendere a sinistra. Avevo il GPS spento, non ho visto le indicazioni, quindi questo tratto vi consiglio di seguire la traccia GPS. Abbiamo già incontrato un paio di pellegrini. Qua finora discesa se ne è vista molto poca, forse adesso. Francese, tutto il mondo qua, giapponesi, tutto il mondo, di Tolosa. E noi continuiamo, adesso la strada è un pelino più impegnativa, ma si pedala bene. Abbiamo trovato un vicino di casa, non è piccolo, incredibile, di Forcalquier, proprio vicino a casa nostra, e ci ha raccontato che un suo amico in questo momento sta arrivando a Santiago e ha nevicato di brutto, per cui non lo so come andrà a finire qui, vediamo. Un piccolo guado, sentiamo di capire quanto è alta l'acqua. Ho messo lo stesso i piedi nell'acqua.
e anche là ci sono le cicogne. Qui a Fuente de Cantos passa l'Eurovelo 1 e noi ne facciamo un pezzo, credo. No, di là credo. Noi andiamo laggiù, verso Zafra. E adesso qui c'è da capire quale sentiero fare. Cerchiamo magari un caffè dove poter prendere un caffè con leche bello caldo e poi vediamo. Qui mi sa che di bar non ce ne sono mica tanti in questa stagione aperti. Mi sa che l'anno prossimo in bicicletta ad aprile col ci vado. Qualcuno sta provando da dietro. Ho sentito un Sei d'accordo? Domani, l'anno prossimo caldo. Io ho bisogno di caldo. Un po' di caldo, un po' di riparo dal vento in mezzo a queste case. Adesso a destra e poi a sinistra. C'è, ma è chiuso. Vabbè, proseguiamo il viaggio, va? Tanto è inutile. Ecco, lì veniva comodo, il fornelletto per farsi un caffettino, bello caldo. È scesa proprio discesa. Abbiamo fatto un'altra pausa, tanto per cambiare banana e mandarino. Adesso si riparte. Siamo rientrati sullo sterrato, dovremmo aver evitato ormai tutti i guadi e gli attraversamenti fangosi e siamo a circa 10 km da Zafra. Della chiesa, bella, eh? Quindi questo è Sancho Pérez prima di arrivare a Zafra, un paesino, una piccola frazioncina. Pausa caffè. De chocolates, bombones y caramelos, è il mio posto preferito. Siamo a Zafra. E questo era il Parque de la Paz. Primavera gastronomica.
Altro bel pezzetto di storia, eh. Guardate come l'hanno messo bene il nido. Ecco qui. Quindi questa è parte dell'Eurovelo 1. Qua è pieno di iris selvatici. Di che? Allergica alla salita. Questo è il paesaggio tra Zafra e Villafranca de los Barrios. Sterrati molto tranquilli. La ferrovia. Siamo quasi a Villafranca de los Barrios. Cosa Penso già di mangiare dopo tutto il giorno di te lo pedalare. sei meritato, 73 km. Quando arriviamo in albergo sono anche 74. Eccoci arrivati a casa Perin. Speriamo che abbiano posto.